Questo video è in collaborazione con Yuxmi. Dopo il mirabolante disegno un disegno al giorno per 30 giorni, dopo il fantasmagorico disegno cani per 30 giorni, vi presento disegno maschi per 30 giorni. Per chi mi conosce dovrebbe sapere che questa qua per me è una sfida veramente impossibile, perché fin da quando ho memoria ho sempre disegnato solo femminucce. Già vedendo la copertina del nostro sketchbook si può vedere insomma questa mia bellissima tendenza. Tant'è che tantissime persone hanno iniziato a notare questa cosa, scrivendomi: ma Richard, ma tu non disegni mai maschi? Ma riusciremo mai a vedere un maschio di Richard? Ma Richard, come li disegna i maschi? Beh, lo scopriremo oggi facendovi vedere che cosa ho fatto. Ho fatto questa sfida riempiendo ogni giorno una pagina di questo sketchbook con l'intento di disegnare solo maschietti. Vediamo com'è andata. E se non sbaglio è partito proprio da qui, quando nel video disegnare personaggi pelati ho disegnato questo primo maschio e tutti hanno fatto: un maschio, che fine ha fatto il Richard che conosco? Quindi vediamo la prima pagina e quindi il primo giorno. Eccolo qua. Che devo dire, qua mi sono anche un po' sorpreso, perché guardando questo personaggio qui, quest'altro personaggio e anche questo viso qui che mi piaceva tantissimo, ho capito che in effetti io i maschi non è che non li so disegnare, è che non mi piace disegnarli. Infatti me lo sono anche appuntato: io so disegnare i maschi, ma non li disegno. Come mai? Quindi ho continuato questa sfida cercando di smentire una premessa, e cioè che le donne siano migliori degli uomini da disegnare. Mettiamo i puntini sulle i, perché altrimenti le persone scrivono: ah, ma come ti permetti? Insomma, sappiamo tutti quanti che al di fuori del disegno questa affermazione è vera. E inoltre, disegnando questo viso mi sono anche accorto che usare baffi e barba aiuta per caratterizzare un personaggio maschile. Era da un sacco di tempo che non disegnavo questa barbetta così ispida, mentre questo disegno mi ha fatto capire forse uno dei motivi per cui non disegno i maschi, e cioè i capelli. Maledetti capelli corti, l'ho scritto anche qua, perché quando disegni una ragazza ci sono 1000 capigliature. Avendo i capelli lunghi puoi fare le trecce, le code, i capelli svolazzanti, ma i maschi non hanno tantissimi modi di acconciarsi, anzi andando avanti con l'età perdono la possibilità di acconciarseli, quindi meno opzioni e di conseguenza meno interesse. Ma vediamo ora il giorno 2 con la pagina 2. Questo mi piace un sacco. Mi è piaciuta soprattutto questa espressione così un po' addormentata, quella tipica dei cattivi, mentre le persone anziane con la barba, coi baffi ancora non mi vengono bene. Sarà perché mi sembra sempre che non abbiano stile, non abbiano carattere, o almeno come li disegno io. Però disegnando questo vecchio signore mi sono accorto di una cosa importante, e cioè che io non ho mai disegnato donne vecchie. Cioè ogni volta che mi immagino un vecchio lo immagino sempre maschio. Sarà perché un maschio è molto più semplice da immaginare brutto, solcato dalle rughe. Invece quando ci immaginiamo una ragazza ce la immaginiamo sempre bellissima, nel fiore degli anni. Ed è sbagliato, perché esiste la bellezza e il carisma anche in personaggi, diciamo, di una certa età. E questa qua è una cosa che non avrei mai scoperto se non mi fossi cimentato in questa sfida. Questo tizio sembra un poliziotto, non so perché, sarà per i baffi, però è un po' sbarazzino perché ha questi capelli un po' così. E poi c'è il papà di Tarzan. Sembra il papà di Tarzan, effettivamente. E guardando questi due disegni uno accanto all'altro mi sono accorto di avere una lotta interiore, di cui in realtà ero sempre consapevole, cioè disegni manga contro disegni più stilistici, più stilizzati, diciamo con uno stile diverso. Come per esempio questo personaggio, che in questo caso si differenzia un po' dal manga perché c'è questa testa molto molto mozzata, e anche le proporzioni, non so, mi dà una sensazione diversa. Quindi nel giorno 3 ho cercato di fare delle cose un po' più stilistiche, disegnando un ragazzino in varie prospettive, diciamo, e infatti questo naso così stilizzato e pronunciato, queste espressioni così accentuate, questi occhi enormi e questa capigliatura molto schiacciata sulla testa mi davano delle vibes diverse dal manga. Ma importantissimo, mi sono accorto qui di un altro possibile problema che magari nascondevo dentro, e cioè: ma io li so disegnare veramente i nasi? Cioè non è che io faccio nasi strani perché se dovessi disegnarne uno normale poi non so disegnarlo. Infatti qui, dopo averne disegnati 3 tutti strani, ho proprio detto fammi provare a disegnare il naso, e sono usciti fuori questi due che sono questo proprio sembra un transformer, non lo so, arrivando alla conclusione che devo studiare la struttura dei nasi. Sono ossessionato dai nasi, qualcuno di voi forse lo avrà già capito con altri video. Poi vabbè, c'è questo che non lo guardiamo, facciamo finta che non sia mai esistito. Giorno 4, qui devo dire che ho iniziato ad andare in una direzione che mi è piaciuta. Cioè mi è piaciuto moltissimo questo personaggio qui con questi capelli stilizzati, e anche l'espressività di questo personaggio è un po' manghetto, però mi piaceva. E disegnando questi due personaggi invece sono andato un po' più nel profondo di un aspetto per quanto riguarda i personaggi maschili, cioè la forma del viso, perché alcuni visi sono più aggraziati, più morbidi, soprattutto nei personaggi più giovani, ma i personaggi un po' più adulti poi iniziano a squadrettarsi un po', e quindi eccolo qui, un viso squadrato versus un viso lungo. E entrambi i personaggi devo dire che mi piacciono. Anche questo ha abbastanza carisma, anche se ha le ciglia lunghissime, chilometri e chilometri. Ma chi ha mai detto che un maschio non deve avere le ciglia lunghe?
Mentre, un po' come è successo per il nostro amico vecchietto, disegnando questo personaggio mi sono accorto effettivamente di non aver mai disegnato personaggi in carne. E così arriviamo al giorno 5, dove qui potete vedere un mio bellissimo autoritratto in versione JoJo. Mi ricorda un po' JoJo, non so, sarà lo sguardo così dall'alto verso il basso. Mentre qui c'è questo belloccio e poi qui c'è quest'altro belloccio, e entrambi sono molto bellocci, anche se sono completamente diversi. E questa cosa mi è piaciuta molto, perché per la prima volta stavo iniziando a vedere della diversità nei soggetti maschili. Vedo questa pagina e dico: sono personaggi belli, ma non sono personaggi tutti uguali. E quindi mi sono accorto che questa sfida mi stava facendo bene. Questo è più il tipo di bellezza da principino, mentre qui da uomo grosso e forte con questi sopracciglioni, molto molto soddisfatto. Tranne di questi capelli, che ho scritto essere brutti. E arrivato a questo punto ho detto basta, è troppo facile con la matita e sopra disegnarci con il tratto pen. A tutti gli effetti mi stavano venendo fuori dei disegni troppo carini, e quindi ho detto basta Richard, rendiamo le cose complesse. E ho aggiunto un'ulteriore sfida, cioè provare a fare dei maschi soltanto usando la penna, quindi senza poter cancellare. La prossima pagina ha un personaggio molto brutto, proprio per via di questa cosa di disegnare solo con la penna. E quindi nel giorno 6 ho disegnato questo, che non so che cosa sia. Ho fatto un passo indietro, ovviamente. Non potevo andare bene per sempre. Ho disegnato questo personaggio che non è che è sbagliato, non è neanche bruttissimo, però ha dei tratti veramente strani. E qui mi sono accorto, disegnandolo soltanto a penna, che effettivamente avevo meno controllo sul risultato. Vado più lento, perché anche se ho tolto un passaggio, cioè quello della matita, in realtà ho aggiunto moltissima insicurezza, e quindi prima di fare una linea ci pensavo veramente molto molto bene. E qui ho scritto di provare a partire dagli occhi, cosa che ho provato a mettere in pratica con questo disegno, dove però non ho usato soltanto la penna, perché sono arrivato alla conclusione che se voglio essere al massimo della mia velocità e anche al massimo della mia sicurezza, una piccolissima base a matita doveva esserci. Poche linee guida a matita sono necessarie, che non significa fare l'intero disegno a matita e poi disegnarci, ma utilizzare proprio quelle poche linee come mappa per poterci disegnare sopra direttamente a penna. E così è uscito fuori questo disegno che, devo dire, è venuto carino. Quindi matita necessaria. Ma arrivato a questo punto il mio lungo cammino mi ha portato davanti a un altro interrogativo, e cioè, dopo aver disegnato questo brobrio, guardandolo così da lontano mi sono accorto che non era minimamente un personaggio interessante. E quindi mi sono chiesto in che modo posso rendere interessanti le illustrazioni con i soggetti maschili, perché questo qua è il personaggio più generico del mondo. Anche perché mi sono accorto, o almeno questa qua è una mia considerazione, cioè che quando penso a un'illustrazione con un personaggio femminile mi interessa subito ovviamente, col fatto che ci sono le curve, ci sono le forme, le cose eccetera, riesco a immaginarmi un'illustrazione molto interessante, mentre con i maschi non so bene dove andare a parare. Quindi nella prossima pagina, cioè il 7° giorno, dando inizio agli Uomini Interessanti Award. Questo qua devo dire che mi è piaciuto moltissimo, e sono arrivato alla conclusione che i ragazzi comunque dal viso dolce e femminile comunque sono personaggi interessanti. Che sì, lo so, sembra un po' tipo la notazione ti piace vincere facile. Ti interessano le donne ma non sai come rendere interessanti gli uomini? Disegnali più come donne. Però a tutti gli effetti è vero, questo principino è proprio interessante. Qui poi ho continuato la mia ricerca dei nasi perfetti. Poi disegnando questo personaggio ho scritto visi orientali, perché a tutti gli effetti un viso, diciamo, di una certa nazionalità può essere interessante. Giocare con altre nazionalità potrebbe essere un'altra arma per rendere i personaggi maschili interessanti. Questo non lo guardiamo perché è da dimenticare. E anche qui, vabbè, il naso è un po' troppo all'insù, gli occhi sono leggermente storti, però a tutti gli effetti ha carisma, sì. E ho cerchiato la parola carisma perché qui mi sono domandato che cosa rende un personaggio carismatico. C'è altro che posso imparare? E così dietro questa pagina sono arrivato al giorno 8, dove ho avuto miliardi di rivelazioni tutte quante insieme. Ma prima io direi di dar spazio alla pubblicità. Stanco di scappare dalla fatturazione elettronica? Dal 1° luglio l'obbligo della fatturazione elettronica sarà esteso anche ai regimi forfettari, quindi meglio prepararsi invece di fuggire. Yuxmi Forfettario Facile Light è un software gratuito che permette di creare fatture elettroniche in maniera semplice e veloce, gestendo la contabilità senza sforzi, senza il bisogno del commercialista e mettendo a disposizione un consulente personale in linea 24 ore su 24. Consulente, devo fatturare 50 euro, come faccio a salvarmi? Fai la fattura elettronica, trovi il link per saperne di più e registrarti nella descrizione di questo video. È gratis. Ma sa che le dico? No, io sono una persona forte, posso farcela da solo. No, fermo! Io, Richard HTT, non farò mai una fattura elettronica! Richard, hai cliccato nel link in descrizione, Richard! Hai cliccato nel link in descrizione!
Dove eravamo? Ah sì, voilà. Intanto ho disegnato a matita e dopo aver disegnato a matita ho detto: ma chi me lo fa di usare la penna? Sono così belli. E in questa pagina ho riscoperto il fascino di un disegno a matita, che quasi si va a perdere nel momento in cui lo si va a inchiostrare, in cui si vanno a definire bene le forme. Quindi il giorno 8 ho deciso che da questo momento in poi avrei continuato la sfida soltanto con gomma e matita. Ed ecco qua la mia domanda chiave che ha ispirato questa pagina: come rendere interessante un soggetto maschile? E poi ho fatto questi 3 disegni. Questo qua che mi piace moltissimo per la prospettiva un po' così dall'alto, questo personaggio qui con questo animaletto sulla spalla, quest'altro personaggio qui. Sono molto mangosi, però insomma non si può fare tutto quanto contemporaneamente, cioè procediamo per step. Per ora stiamo parlando soltanto di cosa rende un personaggio maschile interessante, e dopo averli disegnati sono arrivato a delle conclusioni, e cioè che i maschi non hanno vestiti. Per esempio, se doveste immaginarmi, non so, in tutti i possibili prossimi video, come potrei mai essere vestito? Cioè al massimo con una maglietta a maniche lunghe, maglietta a maniche corte, con una polo, una camicia, basta. Quindi un modo per rendere interessante un personaggio maschile in un'illustrazione è cercare di dare ai maschi quello che normalmente non potrebbero avere nella realtà, e cioè una variegata scelta di vestiti. E infatti questo personaggio qui devo dire che mi piace tantissimo, non tanto per l'espressione, lo stile così dello sguardo eccetera, ma soprattutto per il vestito. Questa parte qui con i fiori, con questi laccetti, e anche quest'altro personaggio è molto carismatico, perché non soltanto per la capigliatura, per lo sguardo eccetera, ma soprattutto per il vestito, che lo fa sembrare quasi un alto ufficiale o un principe, tipo non so, in una sala. Anche questo omino qui con questa specie di gilet, questo fiorellino, alla fine così sarebbe stato un personaggio qualsiasi, ma così inizia a essere più interessante. Quindi puntare proprio sulla caratterizzazione dei vestiti. Questa qua è una delle cose importanti che ho scoperto. Ma ad ogni pagina, ad ogni giorno i miei interrogativi aumentano, perché la cosa bella di questa tipologia di sfide è che è un percorso dove ogni volta ci si pone delle domande e si ha modo di esplorarle nei giorni successivi. E la domanda, a parte come non farli manga e come farli comunque belli, a questo punto è stata come rendere interessanti le anatomie maschili. A prescindere ovviamente dalle nostre preferenze sensuali, personalmente sono dell'idea che le donne, avendo più curve, hanno anche più fascino, no? E quindi il giorno 9 ho disegnato soltanto anatomie maschili per cercare di capire cosa potesse renderli affascinanti. Disegnando questo omino, che mi è venuto anche carino, cioè ha l'anatomia nel punto giusto secondo me. Ed è stato interessante perché questi 2 disegni mi hanno fatto capire che anche se non ho avuto modo di potermi esercitare molto nel disegnare anatomie maschili, comunque già solo per il fatto di essere un maschio, di avere la possibilità di guardarmi ogni giorno allo specchio, mi ha permesso di interiorizzare quindi l'anatomia maschile. Quindi detto questo, rispondo in anticipo alla vostra successiva domanda, cioè sì, questo qua ragazzi è il mio corpo davanti allo specchio. Ti piacerebbe, Riccardo? Oh, non sono messo tanto male, cioè non sarò proprio così, però ci sto lavorando. Però dopo aver disegnato anche quest'altro personaggio, così sciallo, sta un po' con questa posa un po' da modello, mi sono chiesto se non fosse proprio questa la differenza, e cioè che forse c'è una componente sensuale nelle illustrazioni femminili, ed è per questo che le reputo più interessanti. Forse aggiungendo una componente sensuale anche nelle illustrazioni maschili potrebbero sembrarmi più interessanti. Queste curve di questi muscoli possenti possono comunicare con lo spettatore? Chi lo sa? E qui ho scritto un altro commento, cioè che forse devo esaltare la bellezza dei corpi con delle belle pose, anche perché naturalmente mi sembra normale che se disegno personaggi tutti quanti a stecchino, di conseguenza quei personaggi mi possono sembrare meno interessanti. Quindi voilà! Giorno 10. Ecco qui i miei soggetti con connotazione sensuale. Ho cercato di... a parte questo, non guardatelo. Come faccio a coprirlo? Ecco, non guardatelo perché non è venuto bene. E così ho disegnato questi 2 personaggi cercando di realizzarli proprio con l'obiettivo di attrarmi. Questo tizio qui con questo viso così e questo petto che, capito, irrompe e ti si propensa non so neanche se esiste come parola, ti si palesa davanti. Sembra proprio dire... beh. Oppure anche questa posa così dinamica da modello, che però allo stesso modo mostra il torace, il torso, i muscoli, la potenza, mamma mia, sensualità. Uomini. Questo è quello che ho cercato di studiare, ma non so se ci sono riuscito. Anche perché dopo aver disegnato questi 2 soggetti ho detto ok, però manca qualcosa, manca l'idea per il soggetto. Spesso gran parte di quello che mi affascina di un'illustrazione è proprio l'idea che c'è dietro, come per esempio questa ragazza qua che ho disegnato
disegnato. Alla fine potevo disegnare anche semplicemente una ragazza, ma ho deciso di infilarci dentro qualcosa di più, capito? È una ragazza che piange, che ha questo petto traforato con questa stella che le passa in mezzo. Insomma c'è tutta una serie di idee sviluppate insieme a questo soggetto, cosa che invece qui mi sembrava mancasse. Quindi nel giorno 11, che cos'è questo? Mi sono detto ovviamente anche l'idea dà valore all'illustrazione. Quindi ho immaginato questo uomo che chi l'ha detto che deve per forza avere delle sembianze totalmente umane. Quindi me lo sono immaginato con questa posa da combattimento molto preparata, ma con questo viso tipo a scheletro di drago e questi capelli che gli escono dietro. E sono stato abbastanza soddisfatto, ero molto felice di questo disegno. Poi ho fatto questo che anche qui non dovete vederlo. Giorno 12, Capitan Harlock. Già anche qui ho cercato di mettere l'idea al primo posto, cioè questo capitano, disegnato anche qui i pesci che stanno navigando così nell'aria, queste stelle, questa luna, robe a caso che però comunque ho deciso di mettere nell'illustrazione e secondo me ha aiutato a renderlo più interessante. Non mi è piaciuto molto il fatto che il corpo fosse proprio questo bloccone. Ho cercato sempre di rendere i vestiti interessanti, però non lo so, è proprio un bloccone. Forse ho dato troppa importanza ai vestiti e non alla posa del personaggio. E dopo questo giorno è arrivato il giorno 13. Non so bene cosa sia questa pagina, sinceramente. Questo è brutto. Questo non so bene che cosa sia. Quest'occhio è bellissimo, ma sono sempre bellissimi gli occhi singoli che si fanno su una pagina. È disegnare tutto il resto che è un problema. Questo non mi piace. Questo sembra Orochimaru, non so perché. Però anche qui devo dire che ho fatto un'importante scoperta. E segnare queste scoperte è molto importante perché ci aiuta a fissarle in un punto e a non scordarcele. Fino a questo punto ho sempre fatto, diciamo, il bozzetto, tutto quanto, eccetera. Poi ho ripassato sopra per cercare di definire bene il disegno, ma a tutti gli effetti una delle cose che più mi piace del tratto a matita è proprio l'immediatezza, cosa che stavo iniziando a perdere. Cioè stavo praticamente tornando a fare quello che stavo già facendo prima con la penna, e cioè il bozzetto e poi ripassare sopra, inchiostrarlo tra virgolette, però sempre con la matita. Mentre in questo caso mettendo quelle poche semplici linee, cercando quindi di avere un tratto più istintivo, ecco qui che questo disegno e questo disegno hanno carisma. Facendo bozza perdo immediatezza, pochi e semplici tratti. E qua vabbè continua la mia lotta alla scoperta dei nasi. Ho appena visto il giorno 15 che avevo fatto un disegno che pensavo fosse bello, ma ora lo riguardo bene e non lo è. Ma vabbè, andiamo con ordine. Giorno 14. Avendo più consapevolezza dello strumento che stavo utilizzando, e cioè della matita, ho detto ok, a questo punto proviamo a vedere se utilizzando anche uno sfumino non siamo in grado di dare quel qualcosa in più ai nostri disegni maschili. Effettivamente lo sfumino continua a ripresentarsi a me come uno strumento bellissimo. Mi piace veramente tantissimo. Cioè questo volto qui, per esempio, mi piace davvero tantissimo e lo sfumino gli dà quel qualcosa di morbido. Anche quest'altro volto che è tutto un po' sporco, con lo sfumino acquisisce carattere. Oppure anche quest'altro personaggio qui, con lo sfumino ho potuto rendere le luci e le ombre e quindi dare proprio quest'idea come se ci fosse una luce forte dietro di lui che gli fa tutto questo controluce sul profilo. Infatti, per non scordarmelo, qui ho scritto viva lo sfumino. Poi ovviamente a volte ho anch'io i miei ripensamenti, quindi ho detto ma se stessi sbagliando tutto, se non dovessi ricercare l'immediatezza, se dovessi fare una struttura precisissima per poter disegnare al meglio. E infatti qui per esempio ho fatto un inizio di una struttura super mega precisissima. Alcuni online lo fanno, tipo ok, per disegnare un personaggio dovete prima rinchiuderlo in una scatola e disegnare quella scatola in prospettiva. Secondo me questo uccide qualsiasi spontaneità che potreste averlo. Va bene tipo studiarlo come metodo per fissare bene nella vostra mente comunque le proporzioni, la prospettiva dei corpi eccetera, ma nel momento in cui avete imparato la tecnica prendete e buttatela da una parte e disegnate in maniera molto più istintiva. I vostri disegni acquisiranno molto più carattere e spontaneità. E infatti qui appunto viva la libertà dopo aver disegnato Gesù, non so perché. E ora il giorno 15 di cui vi ho parlato prima. Ta-da! Qui mi sono veramente lasciato andare. Ho detto lo sfumino è così bello che lo userei ovunque. Anzi sì, effettivamente usiamolo ovunque. Si è andato tutto quanto ad appiattire, a sporcare. Ho usato troppo lo sfumino, è troppo sporco. E in più anche il disegno in realtà aveva già una posa strana. Avevo provato anche a fare un piccolo bozzetto qui, però a tutti gli effetti l'unica cosa carina forse era l'idea del samurai, che non è neanche un'idea totalmente originale, già vista. Il viso anche è carino, però cozza proprio tantissimo con tutto il resto. Non mi piace. Ed
Ed è qui che allora ho detto, vabbè dai, lo sfumino è bello, ma non sto facendo una sfida dove devo imparare ad utilizzare lo sfumino. Togliamolo al momento, riduciamo all'essenza questa sfida, torniamo a focalizzarci sui personaggi maschili. E con la 16ª pagina rompiamo a metà la nostra sfida e passiamo quindi alla terza settimana. In questo giorno ho fatto dei passi un po' strani, un po' incerti, tornando di nuovo al manga. Infatti io ogni volta che disegno qualcosa in manga lo riscrivo, no manga, no manga. E voi vi chiederete perché tutto questo odio per il manga, che in realtà non è odio, è semplicemente perché so che andare a disegnare manga per me è entrare in una comfort zone, dove so che le forme sono quelle, il tratto è quello, gli occhi sono quelli. Invece io so che tutto il resto è un mondo inesplorato, che però voglio esplorare, senza tornare sempre sui miei passi, sul sicuro. E quindi no manga. In questo caso però mi sono detto, proviamo a disegnare un personaggio maschile in varie prospettive. Non è venuto poi malaccio, questo, si vede che è sempre lo stesso personaggio. E quindi nel giorno 17, come ogni volta che dico no manga, cerco di andare più sullo stilizzato, disegnando questo personaggio con il viso molto allungato. Qua mi sono segnato che gli occhi sono un po' troppo grandi a tutti gli effetti e sono molto femminili, ma anche qui ho messo un punto interrogativo, perché ho detto, chi mi dice che i maschi non possono avere occhi femminili? Quindi punto interrogativo, perché ci stanno. Questo personaggio non mi sconfinferava tanto, non mi sembrava avesse molto carattere, infatti ho scritto me, ma questo invece mi ha molto sorpreso. Infatti ho messo una V per dire bravo Riccardo, continua così. Mi è piaciuta molto la bocca, che quindi ho provato a ridisegnare qui a fianco per ricordarmi bene i motivi per cui mi piaceva, e anche un po' il suo fare, capito, che si tiene così, che ha queste movenze un po' tutte quante leggiadre e questo sguardino ammiccante. È un bel personaggio. Giorno 18. Qui non avevo molto tempo, infatti me la sono cavata qui. Ogni tanto ci sono delle pagine in cui dico, senti, ma non c'ho tempo di disegnare, quindi va così. Questi due soggetti mi piacevano molto. Questo qua mi piaceva, ma questo mi piaceva particolarmente perché sembrava proprio il tipico personaggio bullo degli anime, no? Che viene da te e ti dice tipo, stai parlando con me? Stai parlando con me? Cosa hai detto di mia madre? In più anche la capigliatura con questi capelli lunghi, questo ciuffone. Allo stesso modo come prima sono arrivato alla conclusione che i maschi nella realtà non hanno moltissimi vestiti e quindi è bello disegnarli con vestiti strani, anche per i capelli, disegnarli con capelli strani o con i capelli lunghi gli dà quel non so che. E qui invece non c'è nient'altro da commentare. Cioè, facendo questo disegno mi sono sentito un po' come un fumettista d'autore. Avete presente quei fumetti che tu li sfogli e sai che la cosa veramente di valore di quei fumetti è la storia, eccetera, il messaggio, però guardi i disegni e dici proprio, cavolo, ma non si potevano sforzare un po' di più? Cioè, a tutti gli effetti un disegno del genere potrebbe starci in un fumetto che trovi così in libreria. Ma sembra incredibile, ma anche facendo questo disegno qui sono riuscito a imparare qualcosa, perché mettendomi davanti a questa prospettiva, cioè di disegnare un personaggio senza fare il bozzetto, la struttura, e senza neanche star lì troppo a vedere il tratto, le proporzioni, il taglio degli occhi, mi sono reso conto che il disegno è uscito fuori molto semplice. E quando il disegno ha un tratto così semplice sembra molto più stilistico, ci si sofferma molto di meno sugli errori, che a tutti gli effetti è un concetto giusto. Più fai un personaggio per esempio realistico con elementi realistici, e più è facile che se c'è qualcosa fuori posto anche di 1 millimetro qualcuno lo noti. Mentre se fai un personaggio stilizzato e crei sostanzialmente le tue regole con il tuo modo di fare gli occhi, con il tuo modo di fare il naso e le tue proporzioni, è lì che invece tutto quanto viene un po' perdonato ed entra a far parte, se lo si fa naturalmente con continuità e con coerenza, di quello che è il tuo stile. Quando è semplice e stilizzato si perde un po' il concetto di errore. Il giorno 19 ho fatto un po' di cosette e questo devo dire mi piace proprio. Qui ho utilizzato la matita in modo più dinamico e anche qui questo personaggio molto strano. Vabbè, questo è un po' troppo manga, però anche qui l'ombra così sulla faccia con questa luce dal basso. Se dovessi dire questo e questo sono i personaggi che mi piacciono di più. E arriviamo al giorno 20. Il giorno 20 è stato un po' duro per me, perché si vede che ho fatto dei passi indietro. Ora poi, riguardando la distanza di un po' di tempo, lo vedo proprio. Questo viso qui sembra il viso più generico che voi possiate immaginare. Questo personaggio qua non ha minimamente nessun contesto. Al massimo questo, però la faccia è un po' esplosa. Mi accorgo sempre che quando disegno a mano le mie facce tendono a gonfiarsi e lo noto. C'è questa strana sensazione dove so che c'è qualcosa che non va, ma non so bene come correggerlo. È una sensazione strana. Invece quando faccio le cose in digitale non ho minimamente problemi, perché se faccio una faccia esplosa prendo fluidifica, faccio pa. E anzi, questo disegno qui in particolare l'ho anche aggiustato. L'ho aggiustato scaricandomi appositamente Procreate Pocket per cellulare. E quindi ho detto, senti, ora gli faccio una foto e con fluidifica capisco dov'è il problema. E papà, è diventato così, che a tutti gli effetti così è normale.
Così no, così è esploso. Come poter risolvere questo problema? Immagino che sarà una cosa che scoprirò in un prossimo disegnare per 30 giorni. Ma anche qui questa pagina sembra inutile, ma nasconde un importante insegnamento. E cioè, nel momento in cui ho disegnato questo personaggio e volevo disegnarlo con un vestito particolare, mi sono accorto che non riuscivo a immaginarmi un vestito. Ed è lì che sono arrivato a una conclusione ovvia, e cioè che se si vuole fare un bel look, bisogna ricercare vestiti. Bisogna avere nella propria galleria di immagini di riferimento immagini presi dalla moda. Quindi anche qui, per quanto riguarda questi personaggi che abbiamo fatto, belli eccetera, però sicuramente andare alla ricerca di vestiti particolari e caratteristici ci aiuta ad ispirarci. Giorno 21. Questa pagina è stata un po' fallimentare. Questo tizio qua al centro non so che cosa mi è preso, sembra morto dentro sto tizio. Ma questo fallimento invece è circondato da cosine carine. Questo personaggio carino, simpatico, che secondo me è un disegno ben riuscito proprio perché è quell'anello che mi manca tra il manga e un disegno stiloso. Mi sembra, non so, una via di mezzo. Mentre questo è un disegno che però mi ha fatto riflettere sul fatto che anche le proporzioni sono molto importanti quando si tratta di soggetti. E effettivamente io ho lavorato molto sulle proporzioni dei miei soggetti femminili, ma sui soggetti maschili non mi sono mai ritrovato a soffermarmi su quanto potessero essere magri, slanciati, agili, con questo tronco, questo busto lunghissimo. E poi vabbè, qua tornano i nasi. Mamma mia, non finirà mai questa cosa qui dei nasi. Dovrò fare disegno nasi per 30 giorni? Chi lo sa. Pagina 22. Altri nasi, ovviamente, arrivando finalmente a disegnare un naso dal basso che mi potesse piacere, ma in generale questo soggetto no, non mi piace per nulla. Questo invece, che è così stilizzato, certo è praticamente nudo, non ha i vestiti questo, e anche questo cappello non mi chiedete che cosa sia, però è abbastanza strano, abbastanza stilizzato da essere carino, anche perché qui invece mi sono domandato proprio quali fossero le proporzioni del corpo di questo personaggio e ho deciso effettivamente di farlo slanciato, ed è una cosa che mi piace. La pagina 23 invece è stata qui invece non so che cosa mi è preso. Ho fatto un fallimento dopo l'altro. Tipo questo non si può vedere. Che cos'è? Cos'è questa faccia? È orribile. Non guardatela, la censuriamo come sempre. Anche qui c'è un bellissimo occhio singolo. Mamma mia, se solo sapessi disegnare tutto il resto. Questo personaggio ci può ancora stare, anche se non ha praticamente un'anima. Questo magari ce l'ha, ma sembra proprio quel personaggio cattivo che ti sta sulle scatole, e quindi non mi piace. Ma la prossima pagina è una pagina molto importante, perché arriviamo al giorno 24, cioè all'ultima settimana della nostra sfida, gli ultimi 7 giorni, dove a tutti gli effetti sono ritornato. No, non volevo fare questa linea, no. Così, sei tornato normale, ti ho restaurato. Dicevo, sono tornato un po' più sulle anatomie maschili, perché sentivo di aver di nuovo maturato questa incertezza. E così ho fatto questo tizio, che però ha questa faccia che sembra incollata sopra. Sembra che non dovesse avere questa faccia, è stata cancellata e poi gli è stato applicato un generatore casuale di facce. Però qui ho fatto questo disegno, dove ho creato questo vampiro con questo viso scavato, con questa fronte larga, classica. Ma a tutti gli effetti continuavo a sentire questa insicurezza per i corpi. Cioè ho proprio fatto un confronto, un personaggio femminile con la stessa posa maschile, e mi sono reso conto che mi venivano molto più spontanee le curve femminili. Quindi devo lavorare di più sull'anatomia maschile. Ma il giorno 25 ho fatto secondo me una delle anatomie che più mi piace, e cioè tada! Questa qui. Già, questo omino è slanciato al punto giusto, è magrolino al punto giusto. Questo forse a tutti gli effetti potrei sembrare io. E infatti, per ricordarmi che questo disegno mi piaceva particolarmente, non solo ho fatto la V, ma ho cerchiato la V e ho scritto niente male, facendo ovviamente un elenco anche di tutte le cose che mi piacevano. E mi raccomando, è importantissimo anche questo, perché oltre a scrivere le cose che non ci convincono, bisogna scrivere anche tutte quelle che ci convincono, sempre per tenercele bene a mente, che in questo caso sono le forme slanciate di questo personaggio, il fatto che sia simile al mio fisico, ovviamente questo me lo fa piacere, e quindi la dinamicità di questo corpo, e anche questo stile un po' da supereroe, come se, non so, potessi mettergli una calzamaglia aderente e potesse spiccare il volo. Però alcuni interrogativi continuavano a rimanere, e anzi sono diventati un po' più specifici, e cioè il pacco. Il pacco in mezzo alle gambe. Effettivamente io non l'ho mai disegnato. Devo tenerlo in considerazione quando disegno. Ho sempre fatto il manichino senza pacco, che essendo senza pacco era il manichino perfetto per disegnare anche i personaggi femminili. In questo caso invece dovrei disegnarlo? Occupa dello spazio. E poi questa parte qui, tra il torace, l'ascella e il braccio, come si struttura? Qui mi sono sentito un po' incerto. È una cosa che devo studiarmi. Giorno 26.
che possiamo saltare. Giorno 27. Vabbè, sinceramente dopo un po' mi sono iniziato anche un po' a stufare. Ho disegnato questo tizio, ho detto senti no. Ho fatto questo disegno molto stilizzato e quindi ho detto stilizzato, mi piace, potrei provare domani. Ho fatto questo qua col naso enorme che sembra un hobbit. Però a tutti gli effetti questa è una delle cose più importanti che devo ricordarmi, e cioè che è bello stilizzare. Qualcosa di stilizzato, qualcosa di reinterpretato ha anche qualcosa di noi. E infatti il giorno 28 ho realizzato questi due personaggi che sono tutt'altro che realistici, ma a tutti gli effetti sono personaggi maschili che hanno carattere, che mi piacciono, che mi piacerebbe disegnare. Forme stilizzate meglio del realismo. Questo qua è il messaggio molto personale a cui sono arrivato. Non è scritto, diciamo, nella pietra, però è la mia verità, quel qualcosa che mi permette di essere più espressivo e meno manga, ovviamente, perché meno manga ci deve essere sempre. E così arriviamo al penultimo giorno della mia sfida, dove sinceramente non ho brillato. Questo qua è orribile. Ho fatto questo personaggio che mi sembrava veramente molto strano, mette un'inquietudine particolare. Ho avuto un dubbio, ho detto magari è disegnato male, fammelo ridisegnare. No, sono arrivato alla conclusione che questo è il modo in cui doveva essere disegnato, ed è strano. Però meglio strano e particolare che normale e banale, secondo me. E infine l'ultimo giorno, il 30. Anche qui non mandava di disegnare, però ci sta. Non credo che sia il mio disegno preferito, ma è anche vero che non è che l'obiettivo è arrivare a fare il 30° giorno, il disegno più bello di tutti. No, alla fine la cosa importante è il percorso che abbiamo fatto fino ad arrivare a questo giorno e tutta la serie di commenti e considerazioni che ci hanno accompagnato durante la nostra sfida. E voi qual è la vostra pagina preferita? Fatemelo sapere nei commenti, e magari questa sera pubblicherò un video solo per gli abbonati in cui farò vedere un po' la mia top 10 dei disegni che secondo me mi sono riusciti meglio. Se siete curiosi e volete sostenere il mio canale, abbonatevi.